Per gli amici che si sono divertiti a vedere il video in Brasile 53 ore, qua proviamo una nuova edizione, 4 giorni di viaggio per tornare a casa. Ve lo racconterò tutto. Adesso siamo di nuovo in quarantena. Quindi, cosa succede? Lascerò il Perù presto. Ecco la nuova vita qua a Cusco con la seconda quarantena. Forse non mi si sente niente. Adesso non c'è nessuno. C'erano un sacco di negozi aperti, c'era un palazzo in costruzione, adesso è tutto fermo di nuovo. Un po' triste. Ho trovato uno zaino e quindi potrò tornare in Europa con uno zaino da backpacker, mochilero. Se Dio esiste e Dio vuole, potrò fare qualche viaggetto per l'Europa. Sempre impacciare le vita. Stavo facendo le valigie, guardando un po' cosa prendere, cosa non prendere. News dell'ultimo momento: non si può più volare, almeno per un po', non si sa quando. Sono problemi tra l'aeroporto di Lima e il governo, stanno negoziando, vediamo cosa succederà, quando succederà, come succederà, vedremo. Sto andando dal dentista ascoltando una playlist con tutte le canzoni che abbiamo pubblicato nel podcast di Wild Rover. Piccolo aggiornamento, da un po' che non vi dico niente, non è cambiato molto, l'aeroporto è ancora chiuso, però c'è speranza, c'è ottimismo nell'aria, quindi stiamo procedendo con i documenti e organizzando il trasporto per Lima, che dovrebbe essere il 10. Notizie dell'ultimo momento: questa mattina, ieri, mi hanno confermato il volo per tornare in Italia, per tornare in Europa. Sarà una gran avventura perché parto domani con il bus da Cusco a Lima alle 9 di mattina, arrivo più o meno il giorno dopo alla stessa ora e da lì vado direttamente in aeroporto. La parte divertente: ad Amsterdam dovrò passare la notte in aeroporto perché non posso uscire dall'aeroporto e il giorno dopo posso arrivare in Italia, probabilmente Pisa. Quindi sarà un viaggio di ben 4 giorni. Oggi salutiamo Cusco con un'ultima passeggiatina. Un cielo bellissimo, mi mancherà questa città. Sì. Ultimo giorno a Wild Rover Cusco, probabilmente del 2021. Mi sveglio con un rumore di pioggia. Strano, non è stagione di pioggia. Pavimento allagato. Quindi ho svegliato Chris, svegliati i ragazzi e stiamo lavorando duro. Che tipo di problema stai gustando? Casa, una stanza per 5 mesi, diciamo addio, ma tornerò. Salutiamo anche la vista stupenda. Ciao Cusco. Siamo finalmente partiti, siamo all'autobus
9 passeggeri, stiamo andando verso Lima, però stiamo scendendo rapidamente, un sacco di mete, quindi mi fischia nelle orecchie. C'è da dire che in questo viaggio Cusco-Lima ci sono dei bellissimi panorami, delle bellissime montagne e paesaggi. Questo mi fa pensare che sì, questo paese è proprio bello e voglio proprio tornare. Siamo arrivati a Lima, questo bellissimo inverno limeño grigio. Lima non è un granché, ma si fa voler bene. E l'autista è andato a schiodo, sono solo le 7 di mattina. Guardate, là c'è il mare. Che bello, se non fosse così grigio. Ok, continuiamo questo viaggio da speranza. Sono arrivata in aeroporto, c'è una coda immensa, però il mio volo non è stato cancellato. Ebbene, qua siamo ad Amsterdam. È grigio, tutta questa paura di non poter uscire dall'aeroporto, di non poter fare qualcosa, di non poter prendere valigie. Alla fine la polizia mi ha detto: no, sei cittadina italiana, non ti posso fermare, hai prenotato un hotel? L'ho un hotel. Adesso vediamo come sarà l'hotel, a quanto pare vicino a McDonald's. Ok, questo viaggio di rimpatrio sta andando meglio di quanto stavo pensando. Forse era proprio quello che devo fare, tornare. A volte il destino ti manda dei segnali e tu non sei mai sicuro di come li interpreti. Però dai, per il momento tutto bene. Adesso prendo l'autobus per andare in aeroporto. L'ultimo viaggio da Amsterdam all'Italia. Saranno i miei genitori ad aspettarmi e spero proprio che mi aspetteranno con una bella pizza, perché ho proprio voglia di pizza. Un paio d'ore in macchina sperando che non ci sia coda e a casa. Sono arrivata finalmente a casa, traffico in autostrada ovviamente non poteva mancare e eccoci qua.